Eccoci qua, siamo Ciao raga, tornati. Siamo bentornati al nostro nuovo episodio post vacanze. Come diceva post Albi, vacanze, siamo back sei to... back, sei tornato dalla Carac che mi Sono hai fatto tornato dalla sapere. Carac, ho abbandonato la Carac ai Goblin che adesso andranno a smontare tutto quanto piano piano, ma siamo tornati, siamo qui. Ma Bene, sono più bene, bene. stanco di quando sono partito, devo dire la verità, preferivo... Ma che comunque lo sappiamo, cioè è un po' l'obiettivo delle vacanze in realtà, essere più stanchi di quando si Sì, parte. sì, sì, ma poi sono stanco perché abbiamo preparato un sacco di cose per la nuova stagione e adesso non vediamo l'ora di dirvele, anche perché adesso siamo qua, cioè, questa cosa dei 1000 ci siamo montati la testa alla fine. Sì, siamo gasatissimi, adesso siamo così, L'ora di dirvele? ci sentiamo delle rockstar, no, non è vero, No, no, sono assolutamente. palle. Abbiamo già troppi figli per farle rockstar, ragazzi. Troppi figli. No, esatto, esatto. Però siamo sicuramente felici di aver raggiunto il traguardo, quindi l'abbiamo già ripetuto 1000 volte. Grazie ancora a Non vi tutti. starò, non vi starò a dire che per continuare a vedere il video vi dovete iscrivere, dovete mettere like, dovete fare i commenti, e soprattutto dovete adesso aprire i padiglioni auricolari per tutte Prima le però cose. permettimi, dobbiamo ringraziare come sempre i nostri sostenitori che adesso sono in onda, i Sì, nostri custodi, i nostri discepoli che diventano sempre di più e non abbiamo più posto quasi e quindi insomma c'è bisogno di fare una nuova grafica qua, adesso stiamo studiando anche quello, piano piano arriviamo a esatto. tutto, dai. Abbiamo detto adesso, lo stavamo dicendo con Albi prima, abbiamo detto basta, non ci stanno più le persone, e quindi che è vero, È una bella e quindi cosa, è una bella cosa ragazzi. siamo molto felici. Allora, in tutto questo, tra l'altro c'è Antonio, io me l'ero perso, ma Antonio sta in Norvegia. Antonio, Tonio abbiamo gente che Barbuto, tra l'altro, lui è, se non sbaglio, ha vinto il GT norvegese ed è in nazionale con la Norvegia, a fare i mondiali con la nazionale della Norvegia. Se non sbaglio, adesso correggici se sbagliamo, Antonio. ecco qua, ecco qua, ecco qua. Non sono solo Ehm, discepoli di Zince, ma sono discepoli del Katai, discepoli degli Elfi non tanto, ma insomma sono discepoli di un sapere che volete voi. Volete essere Ragazzi, Elfi, siate Elfi, volete ah, essere nani, siate nani, se volete essere Elfi però non siete i benvenuti, lo sapete, questa è la... no, esatto. c'è Tra l'altro ci la... sono io, anche se ora mi sono dedicato anch'io a Est, ai Cataiani, però sì, dai, quando ci si parla degli elfi, sapete che dovete parlare con me perché ad Albi gli pigliano le sincopi. Gli Elfi non E va esistono. bene. Sì, e quindi innanzitutto va bene, grazie a tutti che ci siete e che siete on, che comunque sono le 10, le 10:20 di sera. Ma per i ragazzi Per giovani questo è il prime time, ragazzi. Noi siamo anziani, il nostro prime time è sono le 20:30 e c'è il quiz in TV. Invece, visto che siamo su YouTube, c'è la gioventù nello streaming, in realtà dovremmo essere su Twitch per avere la gioventù, ma ci stiamo Esatto, lavorando anche su quello. fantastico, fantastico, fantastico. Va bene, e allora io quindi Partiamo. direi, dunque io direi, oggi abbiamo un casino di roba di cui parlare, per n motivi, no? Perché uno, va bene, ormai lo sappiamo, è uscito, è stato annunciato, non è ancora uscito, ma è stato annunciato il nuovo Arcane Journal del Katai, e partiamo da quello. Ma non solo, perché appunto essendo che Albi si è ritirato nella Carac per qualche settimana, e anche qua tra vacanze e tutto ci siamo un po' riposati, nel frattempo i rumors sono impazziti, diciamolo, anche il caldo ha generato un po' di confusione, di aspettative magari non Sì, sempre no, realistiche. diciamo che ci sono delle cose che non abbiamo veramente ben capito né quello che ci si aspettava né in realtà quello che volevamo poi andare effettivamente a vedere, ma va bene Esatto, così, va bene così, va va bene bene così. così. E quindi abbiamo questo. Poi vi do un piccolo aggiornamento oltreoceano, così vi dico che cosa sta succedendo qua e perché vi dovrebbe interessare, o magari non vi interessa, ma va bene. E poi chiudiamo con un piccolo teaser, un piccolo così, no? Un messaggio per il futuro, visto che, come vi avevamo promesso, Siamo sempre al lavoro, siamo sempre al siamo lavoro. sempre al lavoro,
Albi ha avuto un'idea fichissima e quindi ovviamente, come tutte le idee fichissime, meritava di essere elaborata. Ci siamo presi un po' l'estate, soprattutto Albi ci si è dedicato e si è iniziato a dedicarsi, ve ne parliamo alla fine, ma vi racconterà tutto Albi È un verso teaser, è un teaser. è Tra l'altro stiamo lavorando, Andrea ha visto le foto in anteprima, non ve lo facciamo vedere perché è veramente ancora un cantiere la soffitta. E sto lavorando alacremente, ho allargato il tavolo, sto facendo roba di bricolage proprio, sto mettendo a posto le armate bene, insomma ci saranno per i battere, per l'ambiente sarà fatto molto meglio, sarà tutto molto più stabile e ci dovrebbe permettere di fare un po' più di battle report rispetto a quello che stiamo facendo adesso. E questo esatto. sempre nell'ottica di fornirvi more content. Potremmo chiamarlo il Sun Tzu Plus, come c'è il famoso more Warhammer. Su Plus, ST Plus. No, quindi davvero tanta roba da vedere insieme. E allora, per l'occasione, visto che mia moglie mi accusa del fatto che mi invento sempre scuse incredibili pur di non fare quello che secondo lei dovrei fare, che non si sa bene che cos'è, ma va bene. Ma tu non lo stai facendo e quindi ha ragione lei comunque. Esatto. Io questo giro, Albi, ho anche preparato una presentazione. Perché ormai tu sei schiavo del tuo lavoro e Io sono quindi non schiavo ce del mio la fai, lavoro. devi fare la presentazione. Esatto, sì, è quasi un bisogno fisico. E allora niente, mi sono messo a lavorare anche a sta cosa e quindi ve la vado a presentare. Vai. Ecco qua. Dunque, ho preparato qualche cosina di interessante su quello che sono su quello che è l'Arcane Journal di Katai, ok? Quindi partiamo direttamente a bomba da quello che è di fatto già un po' abbiamo visto sulle reveal che sono uscite ieri, se non sbaglio. Sì, i primi sono stati i nostri amici di Squarebase, Esatto, che purtroppo noi non abbiamo tutta quella, come si dice, quella fonti, le fonti di informazioni loro. Ci stiamo lavorando, ma non siamo ancora arrivati a quel livello lì. Però loro ci forniscono le informazioni e quindi noi le prendiamo e ve le rimettiamo a voi per i non anglofoni. Esatto, e ce le possiamo gestire anche con 24 ore di tempo per averle predigerite, così Sì. almeno ragioniamoci un attimino. Allora, cos'è successo? Esce il nuovo libro del Katai. Questo nuovo libro del Katai non è solo regole nuove, anzi è soprattutto altro, no? Mm-hmm. È un po' il racconto dell'arrivo dello Storm Dragon, che sarebbe la nostra amica Miao Miao, Miao Miao, che finalmente, parliamo delle miniature, finalmente arriva la miniatura di Miao Miao. Non ve la facciamo vedere perché credo l'abbiano mostrata tipo chiunque. Sì, un po' Si in sa tutti già i dal modi. lancio. Sì, e tra l'altro non ci sono nuove miniature a parte lei e le uscite singole di Katai che non erano singole, quindi quelle del battaglione sono in pre-order i cannoni che sono 2 per scatola, i lancieri e i Jade Warrior fondamentalmente. E Jade Warriors, esatto. Tutto il resto c'era già la scatola Ampiamente, individuale, certo. Il battaglione rimane. Tra l'altro con un mesetto di esperienza sulla schiena di listaggio per Katai, devo dire, probabilmente il battaglione base di Katai sarà che non hanno unità e quindi qualunque roba ci sia dentro va bene perché tanto non hai solo quello. È veramente figo. Probabilmente uno dei battaglioni, secondo me, più azzeccati, perché usi il veramente... battaglione, ma perché d'altronde quelle sono le unità, le 2 unità in Le unità croce. sono quelle. Cioè, io ho provato, sto listando un po' Katai, eccetera, ma a parte le lanterne in spam, i vari eroi, le unità quelle sono. E Assolutamente. sono abbastanza buone nella norma, cioè un pochettino sopra alcune cose, ma nulla di particolarmente sgravata, lo sappiamo qual è. Sì. Anche se io non andrei a comprare proprio 5 lanterne domani, se fosse. No, magari 5 lanterne no, anche perché ci va un pochettino il conto in banca che ci permette anche di comprare, visto che non è che proprio costano, non è che sono proprio buon mercato. Poi per carità, sono altri modi, però
diciamo che, ecco, insomma, non è proprio il massimo dell'economicità. No, Ecco. no, Però il direi. pezzo sicuramente vale la pena. Quindi dicevamo, è un libro, è un supplemento che ti parla innanzitutto della storia di Miao Miao, quindi perché lei decide di muoversi dal reame del Katai, che sappiamo essere a est, insomma la Cina, Mhm. viene nel vecchio mondo. Non vi raccontiamo il perché viene nel vecchio mondo, perché chi ha visto la puntata numero 1 del background che abbiamo iniziato, una nuova rubrica che abbiamo iniziato io e Albi veramente 2 o 3 settimane fa, avremo un secondo e poi un terzo e un quarto episodio dove andremo veramente a farvi vedere come evolve la storia, quindi parleremo solo del background, della storia, della narrativa di Old World. Quindi ci sono tutti i motivi per cui Miao Miao arriva e per cui Miao Miao e la sua armata di infamia può avere i mercenari dell'impero. Quindi, Albi, che cosa cambia in questa Perché composizione di a me lista? sembra tutto abbastanza uguale a quello che abbiamo visto finora, perché Anche perché le unità sono quelle, eh. abbiamo detto. Quindi. C'è una cosa che mi stupisce, e tra l'altro è un tease che abbiamo visto anche nell'articolo di oggi di Warhammer Community, dove si parla del Jade Dragon. Infatti qua in questa lista c'è Miao Ying come unico Katayan Dragon disponibile per questo tipo, per questa lista. Questo perché hanno introdotto per la prima volta un secondo, diciamo, uno dei fratelli di Miao Ying, che se ricordiamo sono 9, e si parla di questo Jade Dragon, il drago di Giada, che è il governatore delle province centrali del Katai. Mentre lei che lei arriva dalla muraglia, sostanzialmente colei che governa praticamente, è uno dei bastioni del caos, e come dice Andrea lo vedremo poi molto molto bene durante le sessioni di background. Ci introducono per la prima volta il secondo di questi Katayan Esatto. Dragon, che potenzialmente sono 9, perché ricordiamo che i figli del dragone celeste sono 9 in totale, quindi Sì. In realtà aspettiamoci che 8, in realtà 8 perché uno è morto. vedi, me la sono perso questo, vedi, Uno è bravo, e morto, sto quindi sono studiando. 8. Quindi hanno altri 7 draghi. Sto studiando, qua c'ho il libro, sto studiando, si intravede nella, eccolo qua. Si intravede, si intravede, si intravede. Sto studiando. Vai, Quindi allora, bene. però la cosa che noi vediamo è questa parte qua dove c'è scritto Mercenaries, sostanzialmente. Sì. Perché? Allora, davvero, l'unica cosa che è cambiata, faccio solo ma è proprio una banalità, è che non ti dà più la possibilità di scegliere una lanterna come scelta speciale se hai come generale Lord Magistrate Ma ce e l'hai non hai. tutte in rare. Esatto. Oppure la sentinella katayana non è scelta speciale se hai Sì, come diciamo che ti generale. sblocca fondamentalmente le scelte speciali, che sono queste qua, cioè i Esatto. mercenaries, che sono quelle che un po' dovresti andare a integrare all'interno della lista. Sostanzialmente l'idea penso che sia quella di creare un'armata mixed dove tu riesci ad andarti a recuperare finalmente quelle che sono le truppe da tiro leggere, le eventuali cavallerie un po' più economiche, insomma quelle 2 o 3 cosine che mancano effettivamente da Katai, e vanno a integrarlo. Quindi teoricamente mi esce l'armata più forte con questi mercenari, se non vado errato. Sostanzialmente sì, perché ti va a mangiare sicuramente parte dell'army list, però è vero che fino al 33% dell'esercito, quindi al 2000 sono 660 punti, li puoi andare a prendere di fatto dalla lista dell'impero. Giustamente a Katai mancava anche un po' di tiro leggero, Sì, why no, vabbè, not? le lanterne già sono abbastanza tiro leggero, Sì, non è che diamogliele un siano, po'. diamone altre. Ricordiamo che in questa lista il Lord Magistrate è limitato, se non vado errato a 1 per 1000 punti, mi sembra che Sì, sia. no, è uguale anche nell'Arcane Ok, Journal è base. rimasto uguale, e quindi sostanzialmente le lanterne disponibili sono sempre quelle 4-5 massimo all'interno della Assolutamente. lista, che corrispondevano al tiro leggero. C'è da dire che se si iniziano ad avere anche delle truppine che sparano per proteggere i cannoni di Katai, oltre alle piattelle di fanteria giganti di Katai, che sono anche abbastanza Esatto, costose, esatto. diciamo che
la cosa può essere interessante, può anche avere dei risvolti negativi perché possono essere punti che poi vai a perdere. Il vantaggio di questi mercenari qui è che sostanzialmente mi sembra che non tirino sulla tabella dei famosi mercenari, se non sbaglio, o Possono ripetere, possono ripetere il tiro, ok. nel caso in cui, quindi Sono un insomma, po' più affidabili teoricamente rispetto a quelli che sono i normali mercenari che noi abbiamo nelle sono più altre. affidabili. Adesso lo andiamo a vedere nelle regole speciali. E ti dice tra l'altro sotto che le unità mercenarie all'interno della flotta di Giada non sono soggette alla regola misbehaving Esatto, che mercenaries. era quello che dicevo io sulla la famosa Esatto. tabella in cui potrebbero essere in ritardo, potrebbero arrivare in ambush, potrebbero essere Sì, ubriachi, eccetera, eccetera. sì, Invece qui sono, sì, sì, sostanzialmente dei sì. mercenari un po' più affidabili. Sì, hai ragione, perché mi sono in realtà confuso Mm. con poi la regola nuova che hanno dato anche alla lanterna. Vabbè, ma Quindi, tu ok, lascia stare le regole nuove, ascolta Alberto tuo. esatto, esatto, ne sembrano poche. Quindi comunque, morale della favola, potete prendere che cosa? 0-1 capitani dell'impero ogni 1000 punti, mago, il grande mago, Mago eh, normale, sì, penso che sia il il mago master. normale, il prete di Sigmar o il prete di Ulrich per 1000 punti. Va bene, poi State Troops, quindi fanteria da tiro, milizia da Free Company, E gli arcieri. arcieri, e poi pistolieri staffette per 1000 punti 0-1, quindi fino a 2 unità. Ok. Quindi di fatto ti va ad aggiungere comunque flessibilità a un'armata che, come abbiamo detto, insomma, dovendo fare comunque 500 punti di truppa, e ora con il match play magari anche 3 unità di truppa, perché comunque Sì. hai tutti i vari segnalini, hai il baggage train, hai Sì, il King of diciamo the Hill. che secondo me la doppia fanteria, cioè se uno ha il battaglione, io sto dipingendo il battaglione adesso, se uno ha il battaglione, 2 unità da 15 più 2 di lancieri da 5, hai fillato praticamente i 500 punti che ti servono e hai le 4 unità più o meno che ti possono servire per andare a prendere gli obiettivi e tenere un pochettino quello che è il campo, oltre a quelli che possono essere i vari Shugengan Lord, le varie lanterne e gli immancabili 2/3 cannoni. Poi il resto secondo me, ovvio che la lista che va per la maggiore adesso mi sembra che sia 4 lanterne, non si arriva a 5, sono Allora, le 2 lanterne eroe più le 2/3 lanterne. sì, eh, tanto se tu hai le 2 lanterne eroe, sicuro almeno un magistrate, se vuoi ne metti una special e poi esatto. metti lì. Allora, di fatto qualcuno da qualche parte mi diceva, io ancora una lista che mette più di 4 lanterne non l'ho vista, in campo fisico. Chiaramente su Warhol potete fare quello che volete. Diciamo che nel mondo reale E so mettere che giù mi 5 sembra lanterne. sia Gabo che Bostrenghi abbiano portato a qualche torneo in maniera un po' Sì, zigogolata con alcuni, non proprio sì. tutte original lantern, ma anche perché non erano Devi ancora usciti. proxarle. Devi proxarle un po', perché comunque è un po' il discorso che dicevo prima. Sono 125 in Italia, Sì, 150 in Italia, 125, sono 125, insomma, 250 euro. 500 euro, 4 lanterne, se ne vuoi portare 5. E poi Dio solo sa, perché sappiamo con GV cosa succede. Faccio un piccolo cambio di punti o altre cosucce, Sì, sì, ma ragazzi, infatti e io il consiglio che vi do è compratene 2, che sono le scelte rare, gli mettete sopra l'eroe se volete e poi le altre cercate di farvele prestare dall'amico che non porta Katai. Credo che esatto, sia se la ci sta cosa. Portacatai, esatto. No, Esatto. penso di sì, ci sono vedo vari odiatori in giro per il web Sì, dei vari. sicuramente è un esercito duro da giocarci contro, e con questi improvement sicuramente assume un po' più di flessibilità in termini di come listo, però comunque è un esercito veramente complesso da giocarci contro, veramente complesso, perché veramente ti mette una pressione incredibile addosso, ti atomizza con il tiro. Poi dipende sempre se passa o non passa la maschera alchemica dallo strategist, che però la lancia a 360 gradi al 6 a 21 di range, cioè veramente con una roba che volendo fa anche scout, quindi è veramente complesso, però ok.
Vabbè, Ora, poi quali sono? di tattica diciamo che ne parliamo in altre sedi noi. Sì, esatto, non mettiamoci a Andiamo, parlare di tattica ora, però, andiamo di rumors, perché adesso esatto, ci sono le 4 regole speciali che effettivamente sono molto interessanti. yep. Perché la Katayan Black Pounder che ci aggiunge questo 3 alla gittata però delle handguns pistol, embrace pistol della Jade Fleet, quindi dei Katayani sostanzialmente. Mi sembra In the Jade Fleet Army, no, su quindi tutti, anche sui tizi. sì, Però parla di probabilmente gli handgun. prestano la polvere da sparo migliore. Possibile, comunque 3, quindi abbiamo archibugeri che vanno a 27 e vari altri ammenicoli vari. Le E tipo brace, le pistole invece che 12 vanno a 15, quelle che hanno e gli Shogun Gun General e le brace Lord. pistol che sono, Le Brace giusto? Pistol. Sì. Ok. Quindi comunque E più che altro sono dato le 12 repeated run gun degli Outrider che possono essere interessanti con 3 in più di range. contro i Insomma, range. non mi sembra che vada a interferire con quelle che sono le armi delle lanterne, però se vado a leggere bene. Perché parlo di handgun, pistol, brace of Con le armi pistol. delle lanterne. Ok, adesso No, perché nessuno di queste, no, non sono gli Iron Hail Guns. Esatto, Iron Hailguns oppure gli altri Lantern, che cazzo e mazza. Tra l'altro non possiamo più dire parolacce perché ormai siamo diventati... Ah, sì, cioè, adesso Porca questo miseria. lo vedremo, però sì, in teoria sì, perché abbiamo anche attivato però ho fatto un video dedicato, abbiamo anche attivato la traduzione automatica in Esatto. inglese, però non ce la fa fare se parliamo male, quindi insomma... Comunque sono gli Iron Hailgun e quindi non li vedo Esatto. lì segnati, che sono quelli insomma della lanterna, e quindi direi che almeno quello ce lo siamo risparmiato da un certo punto di Esatto, vista, però tutto il resto spara un po' meglio. Dall'altra ti parte sparo. abbiamo la Mercenary Handgun Drill che una volta per partita ha un'unità del distaccamento del State Missile Troop della Jade Fleet, può sparare con un additional rank. Non mi sembra una Esatto. regola che cambia più di tanto quella che è sono le dinamiche della lista, però è chiaro che se uno ha un 10, 15, 20 archibugeri o balestrieri su 2 ranghi, tirare una volta con tutti e due vuol dire comunque assorbire anche un'eventuale carica di un mostro. Ricordiamoci che fanteria, anche se da tiro, col campioncino praticamente va quasi, non dico a vincere in automatico contro anche i draghi, ma ci andiamo vicino. Se il drago sfiga un po', rango più massa, più eccetera eccetera eccetera, va a creare veramente una situazione in cui col campione non è bello esserci, e quindi se tirano anche su 2 ranghi, avere quel bonus del rango lì può cambiare un pochettino la situazione, però Sì. è una volta per partita. Tra l'altro vuol dire che se sta su collina, di fatto spara, cioè con un rango in più, considerando che su Sì, su collina ne 3. hai già uno in più. Quindi, e volendo in più, se è un bersaglio grande, un altro extra, quindi magari inizia a diventare, poi dipende sempre quanti ne hai, però inizia a diventare magari una tomella che tira un po' comunque. E Sì, mi non sembra mi che sia... avventurerei a fare grandi unità di archibugeri su più ranghi in generale, No, però diciamo che può essere utile in alcune situazioni farlo, ed è una regola secondo me carina. sì, assolutamente. Poi c'è la nuova regola Unity and Harmony, Che quindi ti sembra un dice po' che... quella la canzone Ivory and Ivory. Esatto. Guarda che Che, grande che intenditore, uomo di cultura. che uomo di cultura, fine e raffinata. Qua ti dice che qualunque unità di Jade Warriors e Lancieri, entro 3 da unità di mercenari, può rirollare i tiri per colpire pari a 1 durante la combat phase, sempre. Ok. Allora, questo è carina l'idea da background, ti dice, siccome ispirano le persone intorno a loro, sono insomma, sono bravi, sono delle brave persone. E, con questo detto, il problema di fondo è sempre quello: fanterie e lancieri, nel senso, non è che siano delle unità che fanno chissà quale danno, sono più delle unità che devono resistere e devono andare a pulire il campo una volta che le lanterne e i cannoni hanno fatto il loro. E poi Albi,
Dilla tu se vuoi. Allora, questa è molto Lascio carina. l'onore a te, lascio l'onore a te. Allora, visto che abbiamo creato che GV ha creato questo mostro, anzi questa mongolfiera, non contenti di avergli dato la regola scout, non contenti di avergli dato la regola move and shoot, non contenti di avergli dato la qualunque, il fatto che si ritirino dopo che le hai caricate e si riprendono in automatico, quindi tu le carichi, gli arrivi, non le ammazzi, queste scappano, non le Hanno ripigli mai più. letteralmente tutte le regole speciali di questo Praticamente cavolo. sì, e gli abbiamo aggiunto pure questa che per 15 punti a balloon, su 2 balloon dell'armata, gli possiamo mettere anche ambush. E non contenti di questa cosa qua, gli permettiamo anche di rirollare il tiro per l'ingresso. E se non sbaglio, se c'è un'altra lanterna in campo nel frattempo, gli aggiungiamo pure un +2 per entrare. Cioè, quindi praticamente entrano al secondo turno al 2 ripetibile questi cosi. Sì, perché vogliono essere proprio sicuri che passano, che arrivino, no? E quindi ecco, questa è una regola che potrebbe in parte cambiare. Allora, non è così semplice da applicare perché la lanterna ha una basetta enorme, è una basetta 100%. E ricordiamoci che quando si arriva dall'ambush bisogna stare entro 8 delle unità nemiche. Quindi Oltre 8 dalle unità nemiche. non è A proprio contatto di semplice. basetta con il retro. Non puoi marciare E si muove soltanto. e si muove. Poi, è vero pure che siccome le lanterne hanno qualunque regola speciale, la lanterna c'è anche reserve move. Sì. Quindi, in ogni caso, alla fine, sai, c'è il tema del ok, va bene, entra, va bene, non può marciare, però ricordiamoci sempre, tiriamo sempre anche il caro dadino per vedere se all'1-3 o al 4 più c'è anche più uno al movimento. Nel caso in cui abbia più uno al movimento, quella robetta che mi entra mi fa comunque 18 pollici più i lumbering, tra l'altro. Aggiungono, perché lo fai 2 volte, quindi aggiungi un pollicino, mezzo pollice, un pollicino tutte le volte che giri il bordo della basetta, non scordiamolo, e quindi comunque quella roba dietro l'armata, considerando che poi tira, spara, fa tutto quello che deve. Sì, diciamo che diventa un grande problema e lo è già di base, averne 2 che entrano dai lati diventa un problema in più. C'è anche da Sì, dire e che da ricordiamo, background l'hanno giustificata bene perché comunque sti balloon hanno sbaragliato la flotta del Mar degli Artigli della povera Chainmaker. la Chainmaker. Sì, è ok, però d'accordo, Sì, però però un po' eccessivo. ok. Sì, Poi c'è da dire dico che una cosa. tra l'altro giocare questa lista qui non cambia assolutamente nulla se non il fatto da capire appunto se mettere o no sti mercenari, perché per il resto praticamente si può giocare tranquillamente la lista normale Di Katai. di Katai spacciandola Sì. per Jade Fleet fondamentalmente, e quindi avere i balloon, che è solo questa cosa qua dei balloon che ci danno, che Che ti ci dà. danno. Poi dico una cosa e poi rispondiamo al buon Nick che ci scrive in chat. Suggestioni ci dà Nick, ci dà suggestioni. Ci dà delle suggestioni. Secondo me c'è un effetto, come si chiama, un downside a metterla in agguato, la lanterna, che è il seguente, che comunque se tu la metti in agguato, per quanto entri al 2 ripetibile, e ovviamente assumiamo che tu lo faccia quel 2 ripetibile, comunque tu il primo turno non tiri. Quindi può essere un limite se l'altro ha schierato in maniera discutibile, oppure ti è venuto addosso per qualche motivo, non hai avuto il primo turno e quindi di fatto l'avversario si fa due turni senza una o più lanterne sul tavolo. Compensato però parzialmente dal fatto che se tu la metti in ambush non la metti scout, e se non la metti scout non ti conta nel +1 per chi schiera, e quindi avrai praticamente sempre il +1 per iniziare, ipotizzando Sì. che tu i lancieri li metti in agguato. Quindi questo è un tema ottimo per la nostra puntata riservata ai nostri abbonati, in cui Sì. parleremo delle tattiche di Katai. Quindi non vado oltre, però food for thoughts, perché comunque verrà fuori, no? Cioè, ci sono quindi non è sempre e solo sbroccato e fortissimo, posto che la lanterna è sbroccata e fortissima, però
positives and negatives, no? Cioè ci Sì. sono entrambe le cose. Diciamo che la suggestione che ci dà Nick, e così la chiudiamo, lui scommette una birra che emette una facca che la lanterna può sparare con il campione e uno solo dell'equipaggio, non tutti e cinque. Possibile, Possibile. improbabile. Io sono più propenso a pensare che la lanterna è una scelta rara, vadano a limitare quelle che sono le possibilità di inserire 1000 eroi sopra. Sì. Cioè io credo che sia più semplice limitare, che ci sia che si arrivi poi a queste limitazioni sia a livello torneistico magari, proprio a livello di VTC, di council nostro, Certo. di giocatori per i team, e che poi di solito viene anche adottato a cascata su quelli che sono i tornei singoli, e quindi dire massimo 2 lanterne e eventualmente un eroe sopra, quindi avere il K a 3 lanterne, oppure direttamente giù che va a dirti le Un lanterne K2. eroi, Un le K2. lanterne eroi vanno a contare nel numero globale di lanterne che puoi avere, contando Esatto. che è una limitazione che potrebbe andare a incidere su tutti quelli che sono i personaggi su carro, che attualmente non è che siano così popolari da dire non Crea un possiamo problema. farlo. Esatto, non crea nessun problema. Forse gli unici che potrebbero avere problemi sono le bestie, che però avendo i carri truppa fondamentalmente riescono nelle attuali situazioni a mettere comunque i 4 carri senza grandi problemi. E poi ti dico una cosa, se proprio è quello il punto, sai cosa? Tu fai una bella facca o un'errata solo per Katai e dici all'interno dell'army list di Katai le lanterne contano Contano ai fini nella... della Certo. scelta rara. Appunto, se Quello viene io lo preso trovo, come trovo che count, potrebbe essere nel momento in cui hanno venduto 10.000 lanterne, e quindi ci sarà poi il esatto, problema dell'overbooking, loro andranno a limitarla in questo modo. Ci sarà poi la lamentela di chi ha comprato 10 lanterne, e io come sempre ma lì dirò non gliel'ha ordinato il dottore. esatto. Non gliel'ha ordinato il dottore. Secondo me c'è un tema. E il tema è che, e qua lo dico riferito un po' a tutto, il problema è sempre quando le cose vengono spammate, cioè è sempre lo spam delle cose. Chiaro che un pezzo sbroccato Ci è sta. un pezzo sbroccato, ma è uno. Una volta che superi lo shock iniziale, ci sai fare qualcosa. Il problema è quando tu permetti alla roba di essere spammata senza senso. 9 o 12 fanatici, 5 lanterne, 3 cannoni, anzi, on paper tu potresti mettere 6 cannoni Sì, katayani al libro base. Poi è chiaro che c'è il match play, quindi col match play già ti limitano, però comunque 3 cannoni e 3 lanterne o 4 lanterne è follia, cioè è veramente ma il problema è lo spam, perché ti dico, considerando che minimo se vuoi avere la lanterna in campo e lamentarti, minimo almeno ne devi mettere una, ok? Una volta che tu le limiti a 2, che tra l'altro è come io andrò a giocare al Nova. sì, è come io sto listando, tra l'altro, non perché non mi piacciono le lanterne, ma perché lo trovo un gioco un po' noioso. Io sono Cioè, è un per... po' noioso dopo un po'. Poi è chiaro, cioè, se devi andare lì per fare il WTC e devi assicurarti che il Cataiano Certo. vinca le partite, gioca anche 4 lanterne. Io sono all in per il gioco ultra competitivo, se la sede è quella giusta. Però io dico, una volta che le metti a 2, a 1 non si lamenterebbe nessuno. Direbbero tutti è un pezzo molto forte, però è figo perché crea quella variabile che devi considerare durante il gioco. Certo. Se ne metti 2, inizia a diventare noioso. Da 3 in poi certe partite non le puoi fare, perché anche il Conte Vampiro, che è fortissimo con questa nuova edizione, il Conte Vampiro con 3 o 4 lanterne viene atomizzato dal campo, cioè tu levi un'unità di Blood Knights secca con 3 Sì. lanterne, tra tutto, tra le bombe di passaggio, il tiro normale e Plague of Rust, cioè, voglio dire. Il costo Nick Ni, perché Gli costa comunque anche sono il d'accordo, costo è basso, siamo d'accordo, però però è anche vero che se tu ne giochi 2 all'interno di una lista che ha praticamente 0 scelte, e quindi sei obbligato poi magari a metterla a sentinello o qualcos'altro, la lista si compone. Cioè, parliamoci chiaro, il pezzo sbroccato col costo sbagliato c'è sempre stato, e c'è
in praticamente Certo. tutti gli eserciti, se andiamo a controllare bene bene. Quanto costava il cannone Warp degli Scaven in sesta? 90 punti, 100 punti. Sì, 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 Cioè, ma anche i vecchi quella è una roba. cannoni a 100 punti con di 6 ferite, adesso costano, Sparava sì. di 6 ferite, noti A, in qualunque direzione, No, ma fregandosene siamo degli assolutamente ostacoli. tutti d'accordo, cioè il concetto secondo me è veramente lo spam, perché anche il fanatico allora possiamo dire 25 punti è regalato per quello 25 che punti è fa. regalato. Però sai, ne hai 3, dici vabbè, 3, ok, un punto. Cavolo, però se io ti riempio il tavolo di fanatici, Esatto, inizia a diventare un problema, col è un costo problema sempre dell'unità a valido. 3 punti a modello, cioè è tutto rapportato a quello. Vai. Io credo No, che il costo ci possa stare perché comunque sì, a livello, quando inizi a metterci un eroe sopra è vero che arrivi ad avere 10 ferite, però è anche vero che inizia anche a costicchiare, iniziano a diventare punti. In secondo luogo costicchiare, il è una roba problema, che il problema da solo, grosso... perché non fa nient'altro, non fa nient'altro, non Spara, carica, sì sì sì, spara spara e soltanto. basta, spara e dà problemi, E e tra disattiva il l'altro, e tra problema. l'altro ricordiamoci che non fa né paura né terrore, quindi quello No, è un grosso no, limite secondo me ed è un po' la chiave, bisogna, se non la si equipaggia bene, quella lanterna lì un po' patisce quello. un po' E patisce. la regola secondo me è esagerata, e poi chiudiamo, è proprio quella del disingaggio, perché una volta che io la prendo, questa lanterna, lei si Finalmente disingaggia riesco a ingaggiarla. e poi lei si toglie e nel suo turno se ne va. Anche Esatto. quella potrebbe essere secondo me faccata dicendo la può usare solo all'interno nel suo turno. Cioè Sì, il disingaggio solo nel suo turno in maniera tale che mi è andato male corpo a corpo oppure sono in corpo a corpo già da 2 turni, allora poi mi disingaggio però non me ne vado subito, ma me ne andrò il turno dopo, quindi sì. devo pensarci. Ma L'altro sono almeno può tutte ipotesi che pensare. facciamo noi, cioè per bilanciarla, Sì. e rientriamo poi in quell'ottica del Fanta Warhammer che io odio, cioè di noi giocatori che andiamo a cercare le limitazioni, che poi il giocatore di lanterne mi dice ma io voglio giocare la mia lanterna perché non me la fai giocare come la dice GV, e io gli dico c'hai ragione pure tu. Ma Sì. andiamo avanti perché non è finita Però qui ragazzi, perché voi la pensate che sia roba, finita qui. ora, questa è la roba che succede solo per le lanterne, no? Cioè, scusatemi, solo per questa ramata di infami. Sì. Ora vediamo le cose che, siccome appunto Katai, come avevo detto, era un po' scarsino, allora gli hanno dato anche degli oggetti magici che puoi usare anche quando listi normale. Mm. E sono armi magiche molto interessanti, almeno le ho trovate io particolarmente interessanti, che sono la spada The Sword of Reason, della ragionevolezza, È che ragionevole come cosa. è una cosa ragionevole, che senti qua ti dà colpo mortale al 5 più Mm. invece che al 6 più, ed è poi una grande arma che però non attacca per ultima e ovviamente fa attacchi magici. Ah, Notevole. Fortissima? Dipende dal meta, perché ora vedremo 65 tante punti, cose. comunque. 65 punti, tantino, tantino. Chiaro che in un meta dove hai cavallerie mostruose, fanterie mostruose, cavalleria normale, ok, però ricordiamo che contro mostri, contro behemoth, contro carri e contro fanteria normale, ok, c'è l'eroe, può essere una bella lama se vai a caccia agli eroi, che però non devono essere su mostro. Non so, è bella, però secondo me quella che viene dopo è molto più forte. Per La Brazen 50 Blade. la Brazen Blade per me è veramente, veramente forte, perché va anche sul generale, va anche sullo Shogun Gun Ecco, General. diciamo che la discriminante proprio di quella sopra è come la Monkey, il Monkey Luis, Baston cioè, dell'armata normale, cioè che vanno solo sui Shugengan Lord, che già costicchiano e vai a dargli un'arma già che costa 65-70 punti, iniziano a diventare tanti punti. Mentre invece 50 punti va sul General, che ricordiamo nasce di base col TS5, perché nasci col hanno... TS5 e ti ha il 3 pagandolo 4 punti con l'armatura pesante, e poi gli dai questa, che è vero che lo Shugengan General c'ha solo 3 attacchi, però comunque ha una buona AC, perché ha una C5 che poi può diventare AC6, quindi tendenzialmente va a colpire bene. Gli dai una lama che lo fa colpire a forza 5, a più 1, ferite multiple 2, ma la cosa interessante è che per ogni 6 che fai a ferire levi Ward Origin, quindi Mm, questo. questo è bello. Poi, se voi ve la immaginate, invece che sul generale, sul lord,
che magari è anche mago di quarto con illusione, allora sta roba qua inizi a vedere che la gente col triplo save E magari, incomincia. e magari c'è una Plague of Rust che gira per il campo come artefatto Alchemic Mask a livello potere 3, e quindi iniziamo ad Esatto, avere un meno 4 di tiro armatura, e ogni 6 che fai iniziano a essere due esatto, ferite. No, molto esatto. interessante Quindi con l'illusion, è molto interessante, un'arma bella. Ecco, è anche una qua bella arma. è un'arma sbroccata, però quando si parla di armi sbroccate bisogna sempre pensare che dobbiamo andarci in corpo a corpo con questa roba. Quindi non è Sì. proprio easy anche questo, bisogna trovare il bersaglio, però è una bella arma e bisogna fare i 6. L'altra che a me piace moltissimo, e per 5 punti in meno, di nuovo, io la penso soprattutto su un Lord, perché puoi giocare con l'illusion, comunque fa un attacco in più e ha un punto in più di AC, e la lama di Xen Yang, che di fatto c'ha anche Armor Bane 1, quindi di nuovo, come diceva Albi, immaginatela che se fai un bel 6 a ferire, questa roba qua ti dà meno 4 al tiro armatura, comunque magica, che non fa mai male, e non puoi fare i regen, cioè ti nega la rigenerazione, ti lascia il TS ma ti leva la regen, e considerando che la regen sarà popolare, visto quanto è diventata forte con l'1.5, questa lama qua per 5 punti in meno, Sì, figo. interessante anche questa da mettere eventualmente su chi li gioca, sui gatekeeper, quei personaggini lì un po' più piccoli, che sono gli unici personaggi che puoi aggregare poi fondamentalmente alle unità. Quindi magari ti trovi lancieri con il personaggio dentro che può fare cose con queste armi qua, che possono andare anche a rompere le balle ai mostri, eccetera. Da Esatto, ricordarsi. esatto. Poi invece la Sword of Nangangao, carina perché è una spada a forza base con AP-3, penso che sia un AP altissimo, e ti fa odiare i guerrieri del caos. E quindi questa non la giocate perché fa schifo, perché chi se ne frega di odiare i guerrieri del caos, i guerrieri del caos vanno venerati. Mm, Ricordiamocelo sempre. ho la sensazione di sentire un vago bias in No, vabbè, Albi. in generale comunque è veramente un'arma, è la classica arma che ti mettono per fare la campagnetta del libro. Ci sta, Ci ci sta, sta, ci ci sta. sta. Arriviamo alle armature magiche. Questo si sente già il rumore del jackpot qua, perché qui iniziamo ad avere roba Questa è una full plate armor, quindi questa ti dà 4 più. 4 più di armatura. Ehm, e hai 5 più di ward save, Quindi così, così, così. interessante, ma E sta roba sempre la puoi dare al tizio sulla lanterna, non è che voglio essere, però comunque va bene. eh, Così almeno il tizio sulla lanterna se ne frega del tiro armatura al 4 più del carro e si mette la sua armatura, così ti tieni il tiro armatura al 4, ti prendi il TS al 5 per 10 punti in più rispetto a un talismano di protezione, e già ma che ci sei, facciamo anche resistenza alla magia 2. Perché no? Così almeno d'altronde le lanterne non sono forti, perché non dargli per 40 punti. esatto, e se per caso tu, per qualunque motivo, ti riesci a passare Spectral Doppelganger, vediamo, perché c'hai meno 2 a castare su quel pezzone, se Diciamo provi a che spaccare la lanterna con il chi è il Doppelganger. Magistrate, che poverici 100 punti di oggetti inizia. Il Lord, il magistrato grande, sì, può avere questa. Può avere Se cioè no, questa costa 40, la può avere anche il piccolino in realtà, ma io può averla sì. me la immagino sempre in combo con le varie Spirit Lantern e Alchemist Mask, che sono secondo me le due cose che sono da mettere, cioè 25 punti far paura alla lanterna secondo me è fondamentale, e ve la butto lì però. Quello non è male perché non scappi di terrore Ed è quando vieni common tra cliccato. l'altro, ma Sì. poi vedremo anche perché bisogna ottenere più punti, perché non finisce qui, ma intanto andiamo sul Mantle of Haven. C'è il mantello, che è il classico oggetto magico che non è male, ma non metterà mai nessuno, almeno al momento, che ti dà di fatto più 2 al tiro armatura fino a un massimo di 2 2 più. più contro gli attacchi non magici, e puoi averlo solo se sei cavalleria o fanteria. Va bene, ok, E grande. praticamente gli unici che possono mettere sono il Gate Master e il Gatekeeper, mi sembra, in questa lista praticamente, perché tutto il resto è o Sì, montato su fatto. mostro o su carro, oppure sui Magistrate e gli Strategist a piedi, che non credo esistano. Tra l'altro,
domanda, Albi, Dimmi. ma la FAQ, perché adesso non ho le FAQ sotto mano, What magari the chiediamo fuck? anche a qualcuno che ci Magari sta c'è seguendo. Gianluca. Gianluca, ma senti qua, ma il fatto che tu possa andare a massimo tiro al matura al 3 Su sui carro. mostri Sì, vale solo sul Behemoth o vale su qualunque tipo di No, mostro? la cosa è al contrario. Cioè, Mm. solo infantry e cavalry possono arrivare a 2 più di tiro armatura. Ah, ok, mi ricordavo male. Va bene, a posto. Perché per un secondo ho detto, aspetta, perché posso mandare lo Shugengan General a 2 più di tiro armatura. No, Behemoth. Ok, no, e perfetto. no, perché Ok, non puoi farlo. ok. No, Tizi, non Va mi bene. rompi le palle. Oggi io e Tizi abbiamo discusso sulla chat del caos perché lui vuole cambiare le legacy a tutti i costi. Io dico, no, Ma lascia perché andare. Tizio vuole giocare i demoni? Ma Tizi, ma adesso sono forti i demoni. Gioca i demoni, non rompere le No, balle. non sono forti, i demoni non sono forti. Ma Ti devo oddio, io dire. ho visto la lista con cui Tizio è andato a podio a Milano, no? Dove Bereguardo, dove era? Che comunque il divoratore c'è. Il divoratore ha un senso, però con le legacy è un'altra storia. Mm. Allora, La Suma poi perde comunque. Ragazzi, la sua... le legacy sono toste, ma arriveremo poi anche lì. Adesso ci arriviamo. Talismani. Questo è buono, 35 punti. Qualunque modello targettato, di fatto, cioè se vieni targettato è -1 a essere colpito durante la shooting phase. Così. Va bene, anche qua ne puoi fare quello che vuoi. Puoi metterlo sulla lanterna, puoi metterlo sul Shugengan, fai un Vabbè, po' come ti va. 35 punti. Non 35. costa poco, ma non costa neanche così Allora, tanto. questo quando all'inizio non avevo letto single use, quello dopo ho detto oh mio Dio, perché me lo sono Sì, immaginato sì. sullo Shugengan General con illusioni, ho detto aspetta un attimo. In realtà è 0,1 per modello secondo e Perché siamo offline? Aspetta. siamo cascati. Ma sì, ma siamo ancora su, non capisco. Ok, Ok, siamo tornati. Non so cosa sia successo perché penso che sia c'è stato un stato problema di YouTube. c'è stato un blackout. Anzi, in realtà no, credo siamo rimasti online per... No, non lo so. Comunque siamo tornati adesso, credo che sia tutto a posto. Talmente sgravo che Katai legge la live. Infatti se Katai ci spara. Guarda Jack che ci scrive. Allora, questo comunque è forte, perché chi ha questo oggetto, ma non la cavalcatura, può rirollare tiri falliti per colpire e per ferire durante la fase di combattimento. Questa roba qua, per me, se tu decidi di avere il set con lo Shugengan General, con la lama dell'ogre o la lama del re scimmia, e allora è interessante, perché ripeti per colpire, ripeti per ferire. Ho visto prima, di nuovo siamo Sì. di nuovo laggati, ma torniamo. Non è un problema di nostra connessione perché io e Andre continuiamo a stare online, è proprio una roba Sì, che... noi siamo online, è strano, c'è qualche problema di YouTube. C'è Filippo che ti dice Andrea chiudi che dobbiamo giocare su Warhol. Ah Ma già, è vero, perché Fili mi sta stalkerando perché dobbiamo giocare, è vero? Tra l'altro perché io faccio il furbo, faccio tutto, poi non gioco, poi arrivo ai tornei, no? Mi prendo palate in faccia, però Fili, hai ragione. Meno male che c'è Filippo, È perché lui che ci sta ci facendo va, laggare la live. ci va la persona seria nel gruppo. Ora, standardi magici. Gamer fai da te, no? Albi, ma che scrivi mentre fai? Tu lasciami fare il mio lavoro da mod della chat. Sei un grande, sei un grandissimo. Allora, banner della rabbia del dragone. Allora, è più francamente il nome che è bello, perché per Molto bello. 45 punti ti dà attacchi a base di fuoco e colpi di impatto 1. Peccato che la roba che fa i colpi di impatto in questo A forza 3 e esercito 4. è a forza 3, quindi non è senza bonus, quindi grazie, probabilmente servirà in futuro. Poi lo standardo di Giada, questo, visto che volevamo parlare delle legacy, questo è un chiaro esempio
di di avere poche persone sul progetto. Cosa hanno fatto? Loro hanno preso lo standard degli Skaven, che c'è nel PDF delle Legacy, e hanno detto: ma sì dai, diamo l'oggetto degli Skaven. Quindi si saranno parlati tra una birra e un'altra al Bagman Pub, al Warhammer World, hanno detto: sì, ma dai, secondo me bisogna dargli un po' di bonus ai ranghi, sennò poi perdono in risoluzione. Sì. Aspetta, sai cosa? Tanto quelli sono Legacy, perché gli Skaven ce li ha Age of Sigmar. Allora, sai cosa? Copiamo e cambiamo il nome. Peccato che l'hanno cambiato solo nel titolo e poi nella descrizione lo continuano a chiamare Grand Banner of Superiority. Quindi hanno proprio fatto... Fantastico, Sono dei fantastico. geni, dei geni, dei geni. Quindi ritornano le Legacy Faction, ok? Gli Skaven sono assolutamente confermati a rientrare a The Old World. No, questa però è bella, cioè cosa facciamo? Copia e incolla e gli mettiamo il nome vecchio, Ma come si fantastico. fa? Ma come si fa? Ma Dio mio, ma ce l'avrai uno che rilegge la bozza? Ma se c'è scritto... Tra l'altro c'è l'errore anche nell'Arcane Journal del Katai, perché quando tu vai sulla lore Yin e Yang, è stampato 2 volte uguale, 2 volte ti dice Yin o 2 volte Yang, quello che è. Comunque, I andiamo avanti. typo, da quando fanno stampare la roba in Cina, No, è vero, perché Katai? Allora, poi dunque la sindone di Shiyama per 25 incredibili punti ti dà la regola speciale che Albi invoca, causi paura. Se hai già paura, fai terrore. Ed è uno stendardo magico. Questo è Però molto carino. Ragazzi, il terrore in questa edizione secondo me è una delle regole più forti e più sottovalutate del gioco. Ricordiamoci che il terrore lo testi ogni volta, quindi eserciti che hanno tanti terrori, cioè la lanterna si viene caricata da 2 draghi, adesso l'unico esercito che può metterli a parte gli elfi e il caos, ma se hai 3 o 4 volanti che fanno terrore e vai a caricare una lanterna, quella va a fare 3-4 test di terrore. ah sì sì, e prima o poi con tutti i reroll che vuoi, più Ragazzi, discipline. È comunque vero che la lanterna può andare a disciplina 10, quindi ok, però però comunque il test lo fai. Cioè il testo fai. il discorso è, l'abbiamo visto e io l'ho visto soprattutto rispetto all'ottava edizione che era rirollavi tutto. In questa edizione qua rirolli praticamente niente. Vero, vero. E ogni test che vai a fare, i test che ti fanno fare la fuga automatica, la fuga vera, non quelli che ti fanno fare solo il fallback, il panico fallito che ti fa fare il fallback, eccetera, ma i test che ti fanno fare la fuga vera, si sbagliano. E se si sbagliano quei test lì, l'unità che va in fuga è in difficoltà, va in difficoltà. E tendenzialmente nelle liste in cui ti basi molto sui pezzi singoli, avere il pezzo singolo che va in giro per il campo in fuga non è proprio il massimo. È vero che in una lista da 5 lanterne se ne scappa una, dici ho perso 170 punti, o ne ho persi 280 col Magistrate sopra o con lo Strategy sopra, e pazienza. Ma è anche vero che Katai ha solo quello, quindi nel momento in cui inizia a perdere 1 o 2 lanterne, i cannoni non sono così semplici da difendere. Ma i cannoni non è che ti fanno una miliardata di punti. Il No. cannone è devastante di Katai perché tarchettizza i pezzi singoli ed è lì che fa punti, ma se l'altro non ti dà riferimenti, il cannone rallenta, indebolisce, ma se tu non hai le lanterne, il Kataiano ha finito. Sì, le unità sono forti soprattutto negli scenari in cui dobbiamo farmare, quindi andare a fare punti con gli obiettivi eccetera, perché avere i cavalieri che escono in ambush sono forti, perché sono core, ma non è così immediata la cosa, cioè comunque sono unità che vai a giocare da 5, 7, 8, hanno TA3, R3, non è che non stiamo parlando di corazzati che girano per il campo, quindi occhio che perdere 1 o 2 pezzi, è vero, non è così semplice, è vero, però i test si sbagliano, quindi più facciamo testare la roba più è meglio è. Cioè pensare di dire non tiro, non lo faccio tanto il test, lo passi, no, facciamolo fare il test, poi ci ripensiamo. E poi c'è il banner of Quan Chung Quan, e poi c'è l'ultima che è il banner di che sono per 15 punti devi fare un test di disciplina se vuoi fare stand and shoot o fire and flip. Se sbagli il test devi stare. Ok, non è male. E su chi lo mettiamo sui lancieri questo?
lo mettiamo sui lancieri, questo qua, perché tendenzialmente i lancieri crepano da qualunque roba. Questa è la mia esperienza con i lancieri. Almeno evitiamo di farci fare stand and shoot da quello che carichiamo, che potrebbe essere già una buona cosa. Esatto. Poi dici, già creperanno, almeno falli arrivare, no? Poi perdi di corpo a corpo perché non fai un cazzo, ma quello è un altro discorso. Perché non ce la fanno, tanto loro non possono infliggere danno, nonostante gli abbiano dato che contano in carica se fanno follow up, ma tanto non vincono i combattimenti, quindi che follow up fai? Tanto perdi Vabbè, sempre. intanto c'è la regola speciale, ce l'hai e la paghi. Ne la pago, sì, infatti. 21. Ma veniamo agli arcane items. Allora, Ok. non sono molto interessanti, nel senso, passatemi il termine, non sono molto interessanti perché chi può avere gli arcane items di solito tendi a riempirlo di armi piuttosto che di dargli È vero, degli è arcane. vero. Allora, questo è un tema, Cioè, secondo me stanno creando, come si dice in America, la pipe per Katai, nel senso che a un certo punto faranno uscire Gli altre, Astromancer, i famosi esatto, altre Astromancer che cose. ci sono. Esatto. Beh, Quindi, aspettatevi i leoni di Giada, che sono la cavalleria esatto, mostruosa, aspettatevi gli uomini uccello, aspettatevi l'altare di Katai e aspettatevi i balloon col cannoni sopra, perché certo, in perché Down, erano in Dawn of War, scusate, Total War. in Total War ci sono i cannoni con i lanciarazzi, mi sembra, sopra. Cioè le lanterne con i Esatto, lanciarazzi, quindi non credo esatto, che esatto. mancherà Ehm, molto. Dunque, questo lo dico perché ci sono stati dei rumors, quindi do un'anteprima dei rumors, che dice seconda wave di Katai per fare l'anniversario del lancio, che vuol dire estate 2026. Qualcuno sui vari canali ha detto quella che loro chiamano seconda wave, perché questa non è una seconda wave, c'è solo Miao Miao e il libro, però dicono seconda wave di Katai maggio-giugno 2026 e probabilmente faranno qualcosa del genere. E, ok, ora gli arcani. Il Clockwork Compass, secondo me, non è un brutto oggetto, perché per È il- 50 punti è una vecchia pergamena di Mi dispersione. ricorda un po' il cubo delle tenebre degli uomini di Bravo. lucertola. Stavo per dire la stessa cosa, è come il Cube of Darkness, uguale, cancella tutto, ti leva anche i remaining play, tra l'altro, se non sbaglio, pure quelli amici, quindi Sì, azzera, azzera la togli tutto. fase. È carino, Sì, è carino soprattutto ci secondo fa me anche funzionare. contro le necromancy, contro i vortici che ti danno meno la disciplina, quelle cose lì che insomma, i vortici che ti rompono un po' le scatole, Sì. eccetera. Ci sta, però costa 50 punti e lo dobbiamo dare a uno Shugengan Lord o uno Shugengan General, quindi comunque devi Ok. pensarci. Sì, allora adesso così com'è non lo prenderei perché ti blocca troppo le scelte, ma se un giorno Sì, ti danno un mago a piedi, sì, e sì. allora glielo dai. Allora glielo Con dai. il Io glielo maghetto darei. sì, con il maghetto normale Il glielo maghetto puoi di dare. primo, gli dai il maghetto di primo, gli dai questa roba lì. Se giochi contro uno che ha magia, Sono non è male. d'accordo? Quindi guadagni un turno. Poi il sigillo di Ximpo. Eh, massimo uno per modello, perché è extremely common, quindi puoi averne tecnicamente più di uno in esercito. Se Mhm. vuoi, puoi scartare 2 spell invece di una sola, di quelle che hai randomicamente Ok. generato, e puoi prendere 2 magie della lore yin o yang in base a quella che hai scelto. Essendo un arcane extremely common, va in combo con il Feng Shibo, quindi gli Che hai una scrolli, magia in più. e quindi tu puoi avere comunque la magia in più e Mhm. comunque il sigillo, quindi puoi avere 5 magie e ne scarti 2. Ok. Molto buono, perché di solito la regola è che ci sono sempre almeno 2 magie nella sfera, se non 3 alle volte, che sono un po' me. Ci Quindi può stare. questo per 25 punti ci può stare. Tra l'altro va in L'ultimo, combo credo con le varie armi da 75, da sì, 70 sì, punti va ci in combo sta. con quello che ti pare, quindi non è male. Non ti toglie scelta, Ora, insomma. se la cosa che non comprendo, ecco, però attenzione, quella roba lì, sì, però se tu dai Mago di Quarto con Illusion e gli dai il sigillo, non puoi avere l'incantesimo in più. Quindi Mm. tiri solo 4 magie su Illusion e se non peschi il doppelganger poi sono guai. Quindi Mm. vediamo.
Però non è male come idea, se invece è un mago che non deve andare in corpo a corpo, è un mago con elementalismo, è un mago con battle magic o quello che è, può avere senso. Le pergamene di Wei Jin è un oggetto che mi lascia perplesso, perché sicuramente sono io che mi perdo qualcosa, perché non sto capendo The Bearer of the Scroll, no one perché more spell. questo è un arcano che fa la stessa cosa del Learn Feng Shibo per 5 punti in meno, non è extremely common, va bene, ok, ne puoi avere solo uno. Quindi in realtà mi dice che posso avere per 25 Sì. punti la Scroll Weijin e il Long Feng Shibo. Sì, però ne abbiamo già discusso in sezione arbitri, siamo già concordi che questi due hanno la stessa identica descrizione, cioè questa Ah, roba ti permette di conoscere una spell in più del tuo livello di magia. Ok, ok, quindi non è se che ti sei di dice qua... hai un incantesimo in più, tu ne hai uno in più del tuo livello, quindi da 4 a 5. Quindi, siccome tu hai due oggetti che fanno la stessa cosa, si eliminano, perché Sì, nessuno dei due fa sono, aumentare il tuo livello di magia a 5. sono Quindi hai d'accordo. sempre... Sono d'accordo. Probabilmente serve per incastrarsi in varie combo, o ci diranno magari più avanti che il Long Feng Shibo è per qualcuno soltanto, oppure non sapevano che cacchio di oggetto mettere e si sono inventati questo pensando di fare una genialata. Sì, mi ha lasciato francamente un po' perplesso quando l'ho letto, perché probabilmente c'è qualcosa che non capisco. Ora, Ma probabilmente, secondo me puoi incastrarsi meglio in determinate combo con gli oggetti. eh, Essendo che l'altro extremely common lo puoi mettere a tutti, questo qua se ti servono quei 5 punti per non so certo, che cosa, glielo metti. sì. Ma arriviamo agli enchanted item, che sono quelli che un po' sono un po' che hanno causato paura, disperazione, panico, terrore. Allora, 30 punti l'anellino con dentro Unquiet Spirits a livello di potere 2 Ah, è in una bella Quiet Spirit, mazzata. ricordami, entra al 9, giusto? Allora, Unquiet Spirit entra al 9, mi sembra, ora te lo vado a Quindi controllare, non me lo ricordo a è un memoria. 7 secco. È un 7 secco, sì, è un 7 secco che non puoi migliorare in nessuna maniera, almeno ad oggi con Katai, però ragazzi è una roba, è un ulteriore danno a distanza, è un'ulteriore cosa che oggettivamente per un esercito mobile come No, Katai ma va a creare un sacco di diciamo problemi. che in tutto questo la cosa sbagliata è quell'asterisco. Ah, certo, Ne può avere tra l'altro. 0,1 per modello, ma se io ho 3 lanterne con l'eroe sopra, sparano 3. Sì, ma tranquillamente, ma anche tra i campioni dei lancieri, Anche 3 campioni dei lancieri. Sì, sì. Che o arrivano in ambush, no, forse se arrivano in ambush non possono sparare, quindi l'unica no, cosa è quella. possono, sì, sì, contano Possono. come mozzi, ma possono sparare. Boh, allora, a posto. Quindi, no, non lo Eh, so, ragazzi. Questo a me sembra, come si suol dire, mi cioè un po' sembrano, per me, mi viene fuori la nuova unità di Sister of the Thorn. sì. Scusami, Unquiet Spirit parte all'8. Al 6 ancora me, Chiedo scusa, allora. parte al 6. Cioè, È ok, sbagliato, è sbagliato, fai anche le unità da perché 5 cioè, di cavaliere, ma sì, ma anche finiamo. perché poi gli dai, cioè, 30 punti, 35 mi sembra che sia l'Alchemist Mask, o 45, adesso non mi ricordo, cioè ci stanno entrambe su un modello, volendo gli spari piaga della ruggine su uno, vai a tirare i 2 di 6 su un altro, poi tiri una marea di colpi cioè, alla fine vogliono proprio incentivare quel tipo di gioco lì. A me sembra che, Sì, cioè, sia proprio un esercito che si basa tanto su questi anellini. E questa io farei per un po' attenzione. Questo oggetto qui è uno di quegli oggetti che potrebbero essere facilmente faccati. sì, magari gli levano, innanzitutto, magari ti levo l'asterisco. Ah, Eh, potrebbe essere extremely common, ma a 0-1 per armata, rimanere così, cioè nel senso te lo lascio comune perché così prendi un altro enchanted item, ma allo stesso tempo ti blocco un po' sì, le scelte. ok. Non lo so, mi sembra proprio un po' rotto. È rottino, eh. È rottino non di per sé, ma è rotto nell'ambito dell'esercito. Cioè, tu immagina se No, quest'altro, vabbè, gioca Miao Miao, ma pensa se giochi Miao Miao, che ha due proiettili magici suoi,
no? Sì. Poi magari prende Battle Magic o prende Elementalismo e c'ha anche Wind Blast. Poi hai 2 lanterne, poi hai tutto il tiro che vuoi, poi c'hai anche, già che ci sei, il Ring of Jet. E vabbè, raga, allora... Mi sembra un po' eccessivo. No, no, è proprio lì diventa pesa, anche perché due in ambush che escono fuori ti fanno l'anellino, due schierate di unità di lancieri che ti fanno l'anellino, e le lanterne, e i cannoni, e miau miau, cioè, no, vabbè. Tosta, una bella lista. È bella lista, e bisogna imparare, bisogna stare tranquilli, respirare e fargli penare ogni Poi, cosa, perché tra ricordiamoci che le l'altro, belle liste attirano giocate subottimali. assolutamente. Ricordiamo, tra l'altro, che c'è anche un oggettino da 25 punti, che era quello che diceva Albi, magari una roba che mi fa rirollare paura, panico o terrore Eccolo e lì. rally. Eccolo lì, Golden Lion, 25 punti, può andare sulla lanterna. Quello Quindi là. magari la lanterna, a seconda di come vuoi, o gli dai l'oggettino che le fa fare paura, oppure gli dai quello che fa rirollare al Costano 9, uguali, no? costano esattamente Ah, uguali. not bad, Poi not ci sono i bad. Fires of Nangao, anche questo è uguale al Ring of Jet, costa meno, e un soffio. Sì, Breath Weapon, Flaming Attack, Magical Attack, 4-2, carino ma non carinissimo per un semplice fatto. È un'arma da tiro ed è abbinato al fatto di essere un soffio. I soffi hanno una gittata veramente limitatissima. sì, Penso col drago di averlo usato una volta contro la cassapanca di Gabri, che aveva i nani cassapanca. Sì, quell'immonda unità da 48 guardie reali con l'orde, qualunque cosa dentro, incaricabile. E io ho soffiato, certo. io ho iniziato a soffiargli, e boh. Quello potevo fare. E hai fatto un gran bene, cioè d'altronde che cosa potevi fare? E niente, però Eh, il soffio è un po' così. Direi che tra le due gli metto il Ring of Jet. Bene, Bene, ora così siamo tutti tristi. ragazzi, Adesso che siamo tutti tristi perché Katai è troppo perché forte, Katai è troppo 4, Katai è troppo là. esatto, proviamo, se volete, a parlare, proviamo ragazzi a parlare di che cosa potrebbe venire dopo, E ok? che cosa viene Allora, dopo? so che alcuni di voi sono magari più, già un pochettino più, come posso dire, sul pezzo, perché il mitico Parte è un grande fan di Discord e quindi spesso si mette a fare browsing, ma chiacchieriamone un po' insieme perché secondo me c'è roba che può essere un po' interessante. Vi do contesto perché ci sono un sacco di cose scritte qua dentro che sennò poi giustamente non capite. Mm. E poi vi aggiungo dell'altra roba che circola ma che non ho messo qua perché di fatto non ho avuto tempo. È così, la verità, per una volta. Allora, questa roba, per chi è un fan come me e come Albi dei mitici Iron Maiden, suonerà abbastanza familiare. Cioè, è un moderatore di un Che ha bevuto troppo a Ferragosto, diciamocelo che ha bevuto subito. troppo Ferragosto. Si annoiava di brutto perché giustamente Albi quando gliel'ho fatto vedere mi ha detto perché certo che la gente C'è un no, cazzo da... veramente poco da fare perché cavolo, cioè, insomma, ok, va bene, d'accordo, ok. E quindi praticamente cosa ha fatto? Lui è solito darci rumors in maniera un po' criptica, ok? Mm. Fammi dire. E quindi lui che cosa ha fatto? Ha preso la canzone degli Iron Maiden, ha cambiato un po' di parole che sono quelle scritte in rosso per cercare di un po' sviare, ma anche dare qualche hint. Dico che lui l'ha già fatta questa cosa, aveva fatto la canzone di Natale e aveva anticipato della roba condendola con altre cose di wishlisting che la gente voleva. Quindi è tutto da prendere con le pinze. Lui incomincia dicendo subito Coast and Step, quindi For the Chaos Sends the Beast with Trunk. Allora, queste prime due righe potrebbero essere due cose. Ovviamente Coast e Steppa, la Steppa può essere Kislev La tundra o del le piane caos. dei nani del caos. La costa chiaramente è questa storia della costa vampirica e dei vampiri che in qualche modo Mm. torneranno. Rumors, tra l'altro, che si stanno iniziando a sentire, ne sono usciti 2 oggi, e così parliamo dei conti vampiro e poi passiamo agli altri,
dove dicono che si parla di una fazione in qualche modo con necromanti e non morti, stile vampiri, in uscita a un certo punto nel prossimo futuro, 1-2 anni da ora. Allora, Per mi immagino cosa possa succedere in un contesto dove le legacy vengono normalmente utilizzate se esce la terza fazione non morta. Io spero vivamente che sostituisca, che proprio lo dicano, i vampiri non esistono più, sono questa cosa qua, perché sennò diventa veramente, cioè già adesso giocare contro i non morti, cioè voi dite Katai, io penso sono veramente complicati. Sono ma veramente secondo complicati. me Tom King e vampiri rimangono comunque sopra a Katai, non c'è veramente modo. Poi adesso avrò i giocatori di TK e di vampiri che mi dicono Sì, sì. no, io perdo contro Katai. Sì, tu perdi contro Katai, però noi perdiamo contro di voi con Sì. qualunque altra armata. No, è veramente tostissima, veramente veramente tostissima. E quindi se aggiungono una terza fazione non morta, mi auguro che a quel punto la Legacy venga veramente abbandonata. Lo dico perché almeno così chi ha i vampiri giocherà i vampiri della costa, li Ma io infatti adatterà. rimuoverei, io se dovessero fare una roba del genere, basta, rimuovi sto Legacy, oppure, non lo so, parla con i tournament organizer e digli Ma ragazzi che mi poi, dispiace. che poi loro l'hanno dato, l'hanno già detto in più e più. Cioè, il motivo per cui adesso svelo un retroscena, cioè, tanto che in chat l'ha visto, io e Tiziano abbiamo chiacchierato oggi su quello, proprio dire, cioè, è inutile lamentarsi che non supportano le legacy, l'hanno detto fin dall'inizio che non l'avrebbero fatto. Sì, sì, sì. Nella modalità in cui Quindi le vogliamo noi, non non lo esiste, faranno no, mai. mai, mai. Secondo me mai. Però adesso vediamo. Arriveranno altro. Comunque andiamo avanti. Arriveranno in altro modo. Poi, eh, questa frase sull'End Times mi Beh, ha... però For the Chaos See the Beast with the Trunk, me la salti così. allora, scusami, è vero. For the Chaos sends the Beast with Trunk. Allora, Questa è la una, Beast with Trunk è una cosa sola. il mammut. Mammut. Però questa è una wish Fa il list. paio, che fa il paio, sì, vero, ma fa il paio con un altro rumors, o meglio, con il fatto che a Nottingham hanno comunque notato, mettiamola così, fammi dire notato, che il mammut del caos, che prima era in una delle vetrine dove È tengono roba, sparito. è sparito. È sparito, l'hanno visto in giro sui tavoli, diciamo che non mi stupirei Io un po'. che a un certo punto, Io mi stupirei perché io il mammut ce l'ho. Il mammut del caos. ovviamente, perché tu hai tutto. Il mammut del caos di Forge World io ce l'ho. Tra l'altro devo finire di dipingerlo da 20 anni, ma lasciamo stare. Il problema di quel pezzo lì è che non ci sta sul tavolo. È un pezzo enorme. Cioè, se devi fargli una basetta che dia un po' l'idea di quello che è il pezzo, devi usare una basetta almeno da 200 per 300. Sì, 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 è grosso, è È grosso. enorme. Cioè, ragazzi, È non si grosso. può M- giocare. Ma lo possono rivedere. Quindi, e la butta lì. Poi Io lo magari è una spero, di ce quelle l'ho. cose che ti mette giù Ce l'ho. per fregarti. Poi sulla parte di End Times is Short, io ho la mia teoria, e quando faremo il secondo giro di background con Albi ne parlerò. Ci sono, leggendo nel background di Katai, io ho notato non so, un modo di dire le cose che ti fa pensare al fatto che non tutte le cose sono binarie, sono una sola strada come sembrano. Cioè, io non mi stupirei se a un certo punto lo biforcassero e andassero dritti. Non credo che sia una cosa Mm, che potrebbero fare ora o che possa essere già nei piani ora. Quindi secondo me questa cosa di End Times è più... Ma secondo me potrebbe essere anche la conferma che vogliono arrivare allo scontro di Asavar Kul con Kislev e l'End Times, che poi è quello lì effettivamente, cioè quello che dovrebbe essere la fine dei tempi, cioè la vittoria di Asavar Kul che non si avvera nel background, ma che è l'obiettivo. Quindi sappiamo che l'arrivo agli End Times è a breve perché tra poco arriva l'assedio di Prague e Asavar Kul. Potrebbe essere Esatto. anche questo, secondo me. Potrebbe anche essere quello, perché comunque Asavar Kul è comunque un prescelto
Il prescelto eterno, sì, quello, subito un quello prescelto prima eterno. di Arkham. Quindi. Semplicemente fallisce, ma magari. Poi tutto il resto che viene dopo è abbastanza per stare dietro alla canzone. Mhm. Quando parla di questo 4chan, questo è un altro utente che ha fatto tutta una serie di rumors sui Principati di Confine, sui Dogs of War, di cui parliamo dopo. Vi do una breve carrellata di quello che si dice. Questo 4chan di fatto si è dimostrato spesso e volentieri abbastanza poco attendibile, e quindi infatti lui ti dice was real and not just fantasy, quindi fa un po' di ironia sul fatto che questo ogni tanto dice cose che non sono proprio sempre vere. Ecco, la cosa interessante dove dice theme was dark, was no use holding back, in the mist, dark figures, one-eyed freaks. Was all this for real or just some kind of hoax? Hoax vuol dire bufala in inglese, ma la parte interessante è che ti dice nell'oscurità vedo delle figure strane con un occhio solo, e questo anche Fimir. qua chiaro, sono i Fimir. Quindi Potrebbero secondo me tornare la vecchia unità di Forge World, 3 Fimir e l'eroe, mercenari per qualcuno, e boh, è finita lì. Un'armata esatto. la vedo veramente dura. No, un'armata probabilmente no, e di Quello nuovo fa un po' però... quello che dicevo prima, cioè li ritroveremo in forme diverse perché non ha senso. Cioè alla fine il Praeton l'hanno riportato, ok? Sì, tutto quel Praeton. mix di miniature che sono già state prodotte di Monstrous Arcanum, secondo me torneranno, hanno gli stampi. È facile farli tornare. Cioè il Praeton l'hanno riscalato, so che è più piccolo rispetto al passato perché sta sulla basetta 75x50. Quindi Sì. probabilmente stanno facendo delle operazioni di quel tipo lì, infatti è uscito dopo un po' di tempo. Però il Bone Grinder è tornato, torneranno tutti quelli che avevano già una miniatura, c'era l'elementale delle bestie, c'era l'elementale del fuoco, c'era il Magma Dragon, c'era il Warp Dragon è tornato nel caos, c'era il Basilisco, c'era il Merwyrm, c'erano tutta una serie di pezzi Sì. che avevano già il modello e facevano parte di quel compendio che era Monstros Arcanum, e che quindi secondo me torneranno facilmente proprio perché la miniatura esiste. Sì. E, Quindi anche qui, e i Fimir secondo fanno me, parte di questa. l'altra cosa che viene detta, dunque aspetta, che devo vedere. Ah, no, questo lo dice dopo, scusatemi. Poi questo lo trovo veramente molto azzeccato, devo dire. Hell and Fire was not a TOW release. E Chaos Questo fa Dwarf. riferimento al fatto che Chaos Dwarf alla fine sono usciti per House, anche se c'è sempre stato qualcuno che ha detto sì, ma li hanno rifatti per Blood Bowl, comunque sulla mappa i Nani del Caos ci sono, non hanno fatto tante unità almeno inizialmente per House, magari se la giocano e fanno una release parallela per il fantasy la vedo veramente improbabile, però No, non esiste proprio, anche perché Blood Bowl è un altro universo proprio, un'altra un altro timeline. universo. Non Sono c'entra d'accordo. niente, sono lì come ci sono le lucertole, come ci sono i Dark Elf, come ci sono tutte le razze, gli ogre, eccetera. Sono lì in attesa, sono messe in Sì, stand-by. Stanno facendo altro in questo momento e ci stanno sì, preparando le lanterne. Sostanzialmente ci esatto. stanno propinando la roba di Katai che non è finita e che quindi arriverà altra roba e nel frattempo usciranno altre unità di altri eserciti. Esatto. L'ultima parte Aspetta che vado a chiudere la che porta che è entrato il cane nel frattempo. vai tranquillo, io tanto c'ho il gatto fuori dalla porta che è in calore, che quindi urla come un Faccio vedere pazzo. il mio mastino di corn. È grande, due attacchi a forza 4. Sì, lui sì. Grande. Col Arrivo, collare. arrivo, Col arrivo. collare. Vai avanti. Ehm, L'altra cosa, qua lo vediamo nelle ultime due parti, fa dei riferimenti ad Age of Sigmar e fa dei riferimenti a Whitefang. Allora, Whitefang, per chi non lo sapesse, è un leaker molto affidabile, Mm. che ha parlato che parla quasi sempre solamente di Age of Sigmar, e mentre parlo tiro fuori le altre cose che mi sono segnato. Di fatto, cosa ha detto? Lui ha annunciato che, uno,
i Fire Slayer non avranno, di Age of Sigmar, non avranno un tomo nella quarta edizione. Ricordiamo che alcune, pochissime unità dei Fire Slayer sono di fatto la versione House degli Sventratori, quindi lascia aperta la possibilità di vederli che tornano magari con delle miniature un po' più recenti nel mondo di Old World, anche perché sappiamo che nel tomo di Settra ci dovrebbe essere l'Army of degli Sventratori, quindi potrebbero essere due cose che si vanno a overlappare. E poi ha fatto a inizi agosto ha messo un like, che è quello che lui fa di solito, mette like e poi risponde in maniera un po' vaga al fatto che di fatto a livello di lore sembra che in Age of Sigmar Gresus sia morto, no? Cioè gli ogre. Lui è morto e qualcuno parlava di che cosa succede e la risposta sua è stata ha detto sì, lui è morto ma magari ce ne sarà un altro, e lui ha risposto, ha detto ma al riguardo potrebbe essere differente da come la pensi. Quindi alcuni l'hanno letta come ok, forse gli ogre in house non vendono così tanto e magari li rimettono in tow. Chi lo sa, forse sì, forse no, però inizia a essere concreta come cosa. L'ultima parte, che secondo me è qua che lui ci sta dando l'int, che si collega anche a quello che ha detto sempre White Fang, che aveva messo like sul fatto che i Dark Elf sarebbero usciti dalle Cities of Sigmar. Ti dice they are coming back, they will return. Condividerò poi a un certo punto un rumors a cui voi non crederete, eccetera eccetera, e poi fa riferimento al fatto che potrebbe essere un April Fool, quindi getta un po' di fumo negli occhi. Secondo me è probabile che vedremo i Dark Elf presto tornare nel mondo di Old World, perché ci serve una fazione del male in più, perché c'è molta sproporzione. Sì, posso dire che non ci serve una fazione di elfi in più, ma questo è un discorso che è un vecchio discorso di Albi, che noi lo sappiamo. Ma possiamo avere 3 fazioni di elfi in questo gioco? Ma non sono tante, gli elfi sono fondamentali, Alex. Cioè, sono comunque certo, cioè, le costine non si fanno da sole alla le costine cioè, qualcuno devi estrarle le costine, quindi l'elfo non c'è tanta carne, però. Allora, l'ultima cosa che dico, e poi ho finito di annoiarvi e lascio la parola ad Albi, che vi deve appunto parlare di che cos'è che ha lavorato nella sua Karak in mezzo a fuochi infernali di armi e altro. Qualcosina che sembra che potrebbe essere riguardo ai principati di confine, che dovrebbero essere inclusi nel libro La guerra di Settra, in uscita non si sa bene quando, probabilmente si parla di ottobre al più presto, se non anche più tardi. Allora, qua di fatto quello che noi abbiamo capito è che ci sarà quest'Army of Infamy che comprenderà veramente parecchia roba, tra unità di esiliati bretoniani, qualche unità di nani, qualche unità imperiale, looters. Creano un'armata fondamentalmente prendendo pezzi qua e là per creare i famosi mercenari, come li avevano fatti, mi sembra, su un White Dwarf, dove c'erano i vari generali che appartenevano alle diverse razze, avevano fatto i 4-5 generali sostanzialmente mercenari che potevano guidare l'armata mercenaria. C'era il generale elfo, c'era il generale umano, c'era il generale ogre, che dovrebbero poi avere caratteristiche simili alla razza di appartenenza, quindi il bretoniano dovrebbe comunque poter accedere a determinate virtù o cose, l'umano ha le cose imperiali, l'elfo avere la disciplina 10, eccetera eccetera. Sostanzialmente dovrebbe uscire fuori questa famosa armata di confine, cioè un grande guazzabuglio esatto, di cose. La cosa interessante che loro dicono è che
questo è rumor, ragazzi, qua siamo nel mondo dei rumors più sfrenati, ma non è che ci sia stato tanto leak ufficiale, quindi la stanno tenendo abbastanza abbottonata, probabilmente perché ci va ancora un po' prima che esca, quindi non aspettatevelo troppo presto. Ma dicono che ci saranno 7 tratti, cioè tu puoi dare una caratterizzazione all'armata su 7 tratti fondamentali, che sono la parte dell'esilio, di fatto il principe è di fatto esiliato al voto dell'esilio del bretoniano, può scegliere il cavallo bretoniano, può scegliere una virtù e tutto l'esercito ha accesso alle liste di oggetti magici del Bretonnian Exiles. Puoi ovviamente usare armate, unità di Bretonnia e quant'altro. Poi c'è il carattere imperiale, dove puoi usare gli oggetti magici dell'impero, e praticamente poi c'è il Dwarf Friend, quindi di fatto un principe dei principati di confine che può avere accesso alle rune, agli oggetti runici, più ovviamente ti sblocca l'accesso all'unità di nani. Il looter, cioè la parte che invece dovrebbe essere di fatto uno che ruba. Il looter è lo svaligiatore, un po' il Bilbo Baggins della situazione, che quindi può avere accesso agli oggetti magici dei TK e degli orchi perché li ruba, di fatto. Il razziatore sarebbe. Il razziatore, poi c'è il paymaster mercenario, che secondo me è fighissimo a livello di lore, mi piace di brutto, già me lo immagino in possibili adattamenti di filmografia, me lo vedo proprio come il sicario mercenario. Tutte le unità di mercenari diventano core. Ovviamente hai delle limitazioni a combinarlo con eventuali altri tratti, quindi non va d'accordo con nani, con imperiali, e tutti i modelli della tua armata ottengono la regola Misbehaving Mercenaries, perché lui crea zizzania e comunque un po' è. E poi dicono, questo ve lo lascio per i grandi amanti dei vampiri, dicono che ci sia un tratto che apre la porta a quello che potrebbe essere il ritorno dei vampiri in una forma, cioè il tratto della notte, cioè di fatto questo è un umano che per 70 punti ottiene più 2 al movimento, quindi va a movimento 6 come un Thrall, più un in AC7, in forza, in toughness, in attacchi, in iniziativa, guadagna la regola paura e può avere accesso alla lore della necromanzia. Quindi un piccolo vampiro. Vampirino. Un vampirino. Un vampirlino. Un vampirino. No, vabbè, mi sembra comunque molto interessante, molto customizzabile, ci sta. Spero, cioè, bisogna fare sempre molta attenzione quando si creano queste cose, perché quando inizi a mixare più libri, più robe, possono venire fuori talmente tante combinazioni che non ti rendi conto dov'è poi la sgravataggine, che invece ci sono i nostri bravissimi giocatori che dopo 2 minuti che leggono il libro hanno già fatto la lista con 80 cose devastanti, esatto. E dicono, e poi GW è cattiva che ci fa le regole brutte. No, esatto. Però ragazzi, siamo milioni di playtester, praticamente GW ne usa mi sembra un centinaio a libro, e quindi diventa molto difficile andare a beccare. Poi bisogna sempre, dipende sempre cosa devi ottenere. Tu che sei manager lo sai meglio di me, se ti dicono playtesta questa roba, perché l'idea nostra è creare un esercito fatto di truppe, di fanteria, così, quindi playtestate le fanterie eccetera, non pensi magari che le lanterne possano poi essere sbroccate, e poi perché hai fatto un playtest solo su i lancieri con l'anellino della Wand of Jet. Esatto. Quindi, ecco, questo è un attimino quello che volevo dirvi. L'ultima grandissima chicca me la lascio su quello che dovrebbe essere l'unità più attesa dei mercenari, che sono i picchieri tileani, che effettivamente sembrerebbero esserci, ma sembrerebbero delle reprint
cioè degli adeguamenti, un po' come avevano fatto per gli Elfi, no? Che avevano rifatto il gruppo di comando, sembrerebbero i vecchi bicchieri tileani con il gruppo di comando rinfrescato un pochettino. E sembra abbiano la regola assolutamente più che anticipabile di combattere su 4 ranghi con le Thrusting Spears. Possono avere l'armatura pesante e forse potrebbero essere Motley Crue con la possibilità che il rango frontale abbia le balestre. Carino. Potrebbero costare di base 9 punti, quindi forse un po' cari, però vediamo con che equipaggiamento partono. E questo, raga, è quello che Beh, di roba ce n'è un devo botto. dire. Di Mm? roba ce n'è un botto, aspettiamoci quindi l'autunno caldo, tanto adesso esce l'Army J, che tra l'altro non ha solo quella lista della Fleet of Jade, ma anche liste per terreni, campagna, partite più piccole, perché c'è tutta la storia che evolve dello scontro tra Miao Miao e la Chaymaker. Quindi, Oh, China. quindi Come... qualcosa c'è Esatto. anche per la parte tra virgolette narrativa e magari chi lo sa, magari si prende qualche spunto anche per i vari tornei. Si parla di colline sabbiose, si parla di cose interessanti, di sbarchi sulle spiagge, eccetera. E quindi insomma, per noi Esatto, che esatto. creiamo contenuti, anche fare qualche partita narrativa è sempre divertente, e lo sapete, Ah, sì, sì. Sì, ne sì. Tra abbiamo l'altro fatte. quel contenuto che avevamo fatto che avevi fatto Albi Sbarco più doppio assedio, dello sì. sbarchio, è uno dei primi, quindi a livello di Sì, estetica siamo vedrete ancora un po' differenze così, però un full painted era uno scenario che ci eravamo inventati con Fabio e altri con Fabio. vecchi giocatori Era stato che veramente un bel video che ha fatto tra l'altro un sacco di views, anche è piaciuto tantissimo, quindi vi invitiamo ci ad sono un po' andarvelo a delle riguardare. meccaniche carine se volete riproporlo, soprattutto fine estate adesso che ancora i tornei non ci sono, magari settimana Allora, prossima so che iniziano. io mi fermo qua. Tu ti Vi fermi qua. ricordo due cose. Pubblicheremo qualche altro video che nel frattempo abbiamo registrato in quest'estate. Ce n'è uno in arrivo per i nostri fedeli Patreon e A iscritti brevissimo. segreti a brevissimo. Scusateci, siamo un po' in ritardo, ma troppa roba. Uno. Due, ci sono un paio di video nuovi che abbiamo aggiunto per insomma customizzare un po' la pagina o la pagina del Sun Tzu perché sembrava carino. Uno di questi vi spiega le membership che abbiamo aperto per chi si vuole abbonare e offrirci il famoso caffè al mese. Abbiamo aggiunto un paio di membership a YouTube, quindi dateci un occhio anche lì e diteci cosa ne pensate, se vi piacciono, fatelo, vi ringraziamo in anticipo, se non lo fate non importa, tanto vi odiamo già, no scherzo. Ehm, Odiamo i e, a giocatori questo, di Elfi, questo è chiaro. Non possiamo non farlo. e a questo punto cosa faccio? Albi flippo? Flippa, flippa, Cioè, che così facciamo eh, venire un colpo a tutti, esatto, perché adesso flippiamo l'ultima chart e io sto zitto perché di questa cosa il papà è Albi e ve la racconta tutta quanta lui. Opla. eccolo qua. Allora, questo è, diciamo, quello che verrà nella stagione autunnale. Ve lo dico in poco perché siete già da un'ora e mezza che ci seguite. Non sarà, sarà un'aggiunta a quella che è sul nostro canale. Noi trattiamo di TOW, tratteremo sempre di TOW, il main focus sarà sempre su TOW, faremo dei piccoli spin-off mensili su quello che è il mio guilty pleasure, che è probabilmente la parte più bella del background, dell'intero background creato da GW, che è l'Eresia di Horus. È uscita da poco la terza edizione, io sono sempre stato un giocatore fin dalla prima. Abbiamo fatto, quando ero a Torino, avevamo fatto una campagna in Liut che è durata 3 anni sull'eresia di Horus, quando ancora TOW non c'è, quando era stato scottizzato TOW. E quindi sono un giocatore, adoro il background, e quindi faremo dei momenti di background sull'eresia, faremo vedere un po' di partite, faremo vedere un po' di regole, un po' di legioni. So che c'è qualcuno che anche a livello di giocatori di TOW, se mastica un po' di eresia, vi faremo vedere qualcosa, insomma. L'idea è una puntata mensile, una cadenza bimestrale per quanto riguarda i battle report, e cercheremo di portare avanti quello che è un po' discorso modellistico, farvi vedere un po' di legioni e raccontarvi quella che è secondo me appunto la storia più bella
del background totale GV, che è l'eresia di Horus. E Sì, qua credo che sia una piccola aggiunta. Siamo già molto pieni, cerchiamo di farlo perché secondo noi comunque è anche andare a raccogliere qualche altro appassionato qua e là, portarlo, ed è un po' un complemento anche a quello che è TOW, perché Horus Heresy e TOW sono praticamente un po' la stessa sfera di influenza, cioè giocatori che giocavano ad edizioni passate che hanno un focus prevalentemente sul background. Noi siamo molto torneisti di fantasy, però diciamo che la loro idea è quella. Il TOW è nato come l'eresia di Horus del fantasy, nel momento in cui arriva Asavar Kul, come eh, quella che è l'assedio al Palazzo della Terra dell'imperatore dell'eresia di Horus, ed è un gioco completamente, per rispondere anche alla domanda che è arrivato, no, non esistono tornei competitivi di Horus Heresy al momento. Perché? Perché il piacere è quello di ricreare gli eventi, tra virgolette, storici che vengono narrati. Tenete conto che c'è una bibliografia di oltre 60 romanzi sull'eresia di wow. Horus, che copre un arco narrativo di circa 7 anni, perché nel tempo imperiale dura 7 anni l'eresia, e che racconta quelle che sono le varie vicissitudini delle varie battaglie, delle varie guerre. E quindi quello che ci piace è riportare un po' in campo quelle cose lì e creare delle piccole... Noi avevamo creato delle piccole saghe di vari eroi che combattevano durante durante l'eresia con la propria legione. Sto radunando un gruppo di giocatori appassionati come me, mezzi pazzi. È un gioco che si presta tantissimo alla narrativa, è inutile dirlo, è molto più narrativo rispetto a quello che può essere TOW, ti permette di fare scenari strani, ti permette di giocare partite strane, e soprattutto se non si tirano le liste diventa molto divertente. Il focus sarà prevalentemente sul background, perché è quello che poi alla fine lega un po' tutto e ci appassiona. Speriamo di tirare dentro anche Andre, che magari inizierà a leggere qualcosina anche dell'eresia. Sì, allora io devo dire che del 40.000 so poco. Questo è Conosco 30.000 addirittura, siamo 10.000 anni esatto, prima. 10 anni prima. A me piace tutto il concetto dell'eresia, poi c'è Horus, ha qualche riferimento anche Mitologia egizia. alle mitologie egizie, quindi io che sono un grande appassionato, infatti cioè, i Khemri, praticamente ho 10.000 punti di Khemri, per quel motivo lì. Sicuramente su di me ha una presa. Non ho mai giocato, ho fatto una partita di 40.000 in vita mia, credo 20 o più anni fa, però trovo che abbia innanzitutto un legame con TOW, perché sono i due progetti side, per il momento, di Games Workshop, uno nel mondo fantasy e l'altro nel mondo sci-fi che conosciamo. E secondo me c'è un collegamento, e quindi abbiamo pensato che fosse un buon complemento. Ovviamente è un side project di questo, che è già un side project di suo, quindi non vogliamo, no, Non darvi la sensazione. snatureremo il canale, sarà proprio un Esatto, complemento, avrà una sua sezione a parte, esatto, pubblicheremo i vedetela come video, è qualcosina in sarà una più. Se vi volete dedicata. appassionare, vi daremo consigli per le letture invernali, autunnali, primaverili Esatto. e estive. E poi se vi volete comprare una scatola e iniziare a dipingere una legione, si può fare, voglio dire, non è una cosa brutta. Alla fine lo Space Marine è la miniatura più venduta al mondo, quindi ci sarà un motivo. Ci sarà un motivo, esatto. E basta. Ragazzi, su quest'onda io vi ricordo che vi dovete iscrivere, Ma sai perché che adesso ne sono arrivati altri due, mi sembra, in questa ne sono diretta. arrivato. Comunque, Vedi, qualcuno perché la si gente si iscrive. scorda di iscriversi, dovete solo cliccare, attivare la campanellina, così quando facciamo le live non lo dobbiamo scrivere da nessuna parte, e basta. Quindi, come sempre, siete fantastici, perché è 1 ora e 40 che stiamo a blaterare e siete ancora in 30, Nonostante e tutto, vi abbiamo nonostante raccontato un po' di tutto. cose e torneremo. Adesso, tra l'altro, non l'abbiamo detto.
fatto, ma con la sessione Sì, autunnale che siamo diventati più professionisti cercheremo di essere molto più ligi, cioè perché se c'è il side project non toglierà comunque roba a tempo a Tou, e Tou cercheremo di avere una cadenza settimanale con un appuntamento fisso, un battle report al mese almeno, più ovviamente tutti i contenuti esclusivi per i membri, esatto, eccetera esatto, eccetera. esatto. E siamo anche in inglese tra l'altro, se non sbaglio, perché abbiamo fatto, Esatto, adesso, utilizziamo appunto. la IAI. Abbiamo messo l'opzione per l'auto translate, ho fatto anche un video al riguardo che poi tra poco caricheremo, quindi anche questo è una possibilità, perché vogliamo comunque dare la possibilità a tutti di guardarlo, anche a chi magari sta in Europa, anche se il nostro è un canale italiano, quindi continueremo a farlo in italiano, però è una funzione in più, quindi se avete degli amici che non parlano italiano ma che sono amanti di Warhammer, diteglielo, basta che mettano la traduzione in inglese, appena capisco bene come si fa, È lo per quello che non facciamo. dobbiamo più dire parolacce alla fine. Esatto, ci dobbiamo tenere un pochettino, se no poi non fa la traduzione. Va bene, detto questo, Aldi, grazie mille. Grazie a te Andre, bentornati, perché adesso tra l'altro inizia la stagione autunnale, tornei a Esatto, profusione e andiamo esatto. verso i nazionali, team e singoli, quindi insomma Esatto, e di questo ne ciccio. parleremo perché bisogna fare 100, minimo al singolo, siamo in 400 sul gruppo di WhatsApp, Ma 700 allora sulle abbiamo fillato i team, sono 20 su 20, vai, quindi in quindi teoria 100, dovrebbero 100, 60. 100, 100, sono 5 per team. Ah no, perché sono 5 man, ok, quindi è 100 persone, quindi 100 alla persone fine dovrebbero esserci, quindi insomma. a posto. Buon modo per finire la puntata. Il team c'è, il singolo forse siamo a 70, 80, una roba del genere. Comunque Ok, anche lì ok, iniziano a quindi siamo quasi. essere... ci Molto siamo, ci bene. siamo. Ma secondo me adesso aspettano tutti le liste del mondiale per copiare e poi... L'ultima cosa che vi dico e poi davvero vi saluto, l'ultimo appuntamento, il prossimo appuntamento, scusatemi, sarà Road to Nova, perché già, è il vero. prossimo weekend a Washington DC c'è il Nova Open, il terzo evento di wargaming e con più grosso degli Stati Uniti insieme a Las Vegas e all'Adepticon. A Washington andrò a giocare con il mio Katai, provided che riesco a finire di dipingere tutto, e faremo una list review appena il mio amico Eric è così gentile da rilasciare le liste, e vi terrò informati. Faremo Ma- qualche live, io e Albi, mi fai andiamo a svegliare alle bere. 5 del mattino. Bisogna vedere come fare perché il fuso sarà abbastanza killer, però ci proviamo. Abbiamo fatto con E Vegas, si può fare anche qua, abbiamo dai. fatto con Vegas, si può rifare e basta. Tanto sappiamo Ok? che c'è Tizi che ci segue. Esatto, tanto Tizi ci segue. Nel senso, almeno una persona alla live ce l'abbiamo. Ciao Va ragazzi, bene. grazie di Ciao a tutto e ci tutti. vediamo alla prossima. Alla Ciao 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 prossima. ciao. Ciao.